Questo punto realizziamo il tappeto, il tavolino, quindi con Shift A attiviamo un attimo quindi con Shift A creiamo un cubo e scaliamo lungo la Z più o meno di questa quantità. Ci mettiamo frontalmente e con GZ lo posiamo così sul pavimento. Ci mettiamo lateralmente e con GY spostiamo in questo modo. Clicchiamo un modificatore Subdivision che momentaneamente andiamo a disabilitare. Entriamo in Edit, con CTRL R inseriamo due loop che con SX portiamo più o meno a questa distanza. Ancora con CTRL R creiamo altri due loop che stavolta con SY diciamo allarghiamo più o meno questa distanza. Shift A, inseriamo un cilindro e in item nelle dimensioni portiamo a 0,6 e 0,6 e 0,05. Ci mettiamo in una vista dall'alto, lo selezioniamo, lo portiamo qui esternamente, con CTRL A applichiamo la scala, creiamo un modificatore di tipo bevel, aumentiamo il numero di suddivisioni, entriamo nella modifica di questa faccia, la selezioniamo con Shift S, Cursor to Selected, posizioniamo il cursore al centro di questo piede, usciamo fuori, con Shift A andiamo a creare un cilindro che con S andiamo a rimpicciolire,
lo portiamo più o meno a questo punto e con SZ lo scaliamo in questo verso, poi con GX lo spostiamo in questa posizione, con R lo pieghiamo in questo modo. Entriamo in Edit Mode, selezioniamo queste facce e con SZ0 le raddrizziamo, però attenzione, torniamo dietro, prima di fare questa operazione mettiamoci in modalità semitrasparente, quindi SZ0. Questo perché? Perché quando non siamo in modalità semitrasparente, SZ0, i punti non vengono presi, anche quelli retrostanti, e quindi succede che si selezionano solo alcuni punti e scaliamo in questa maniera. Con CTRL R semiamo un taglio qui, con CTRL R sistemiamo un taglio qui sopra, diciamo più vicino a questo elemento, e applichiamo diciamo anche a questo un modificatore. A questo punto dobbiamo fare l'array della gamba. Come prima cosa dobbiamo spostare il pivot della gamba al centro del tavolino. Quindi, visto che il 3D cursor si trova già al centro del tavolino, selezionando la gamba, andando su Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor, il pivot della gamba finisce al centro del tavolino. A questo punto selezioniamo la gamba, andiamo nei modificatori e applichiamo un modificatore di tipo array. Inseriamo 3 gambe, 3 ripetizioni, togliamo relative offset e su object offset dobbiamo inserire un empty, quindi con Shift A creiamo un empty al centro della scena, riselezioniamo la gamba e in object offset con il contagocce prendiamo questo empty. A questo punto, selezionando l'empty e ruotandolo, vediamo che le 3 gambe vengono ruotate. Nascondiamo l'empty perché in questo momento non ci serve.